Lezione 1. Il potere dello spirito umano. Ehi Anna, di recente ho letto una citazione che diceva: tutta la ricchezza del mondo e 1000 eserciti non possono competere con la forza e la decenza dello spirito umano. Cosa ne pensi di questo? Ciao John. Questa è un'affermazione profonda. Sottolinea davvero l'importanza del carattere rispetto ai beni materiali. Esattamente. Sottolinea come la resilienza e la gentilezza possano trionfare sulle avversità. Assolutamente. Avete mai assistito a un esempio di questo nella vita reale? L'ho fatto. Ho visto una comunità riunirsi dopo un disastro naturale. Le persone hanno donato risorse e si sono offerte volontarie per aiutare la ricostruzione. Questo è stimolante. Mostra come l'empatia può unire le persone nei momenti difficili. Sì. La forza dello spirito umano risplende spesso soprattutto nei momenti di difficoltà. È vero. Anche nei piccoli atti di gentilezza possiamo vedere quella forza manifestarsi. Giusto. Un semplice sorriso o gesto può migliorare la giornata di qualcuno. È potente. La gentilezza è contagiosa. Quando una persona agisce in modo decente, incoraggia gli altri a fare lo stesso. Sicuramente. Crea un effetto a catena che può trasformare le comunità. Parlando di trasformazioni, hai letto di quelle persone che superano sfide incredibili? Sì. Le loro storie sono straordinarie. Spesso ispirano gli altri ad affrontare le proprie difficoltà. Esattamente. È incredibile come alcune persone trovino forza nelle circostanze più difficili. Trovo affascinante il modo in cui lo spirito umano si adatta e persevera. Lo è davvero. La capacità di superare le sfide è una testimonianza della nostra resilienza. E non si tratta solo di superare le avversità, si tratta anche di aiutare gli altri lungo la strada. Esatto. Sollevare gli altri è un aspetto chiave per dimostrare quella forza di spirito. Hai mai offerto il tuo tempo come volontario per aiutare i bisognosi? Sì, ce l'ho. Fare volontariato in un centro di accoglienza locale mi ha aperto gli occhi sulle difficoltà che alcune persone devono affrontare. Deve essere stata un'esperienza gratificante. Aiutare gli altri può essere incredibilmente appagante. Lo è davvero. Rafforza l'idea che siamo tutti connessi e possiamo fare la differenza. Assolutamente. Anche piccoli contributi possono avere un impatto significativo sulla vita di qualcuno. È un ottimo promemoria. Ci incoraggia a essere più consapevoli delle nostre azioni e dei loro effetti. Sì. Ognuno di noi ha il potere di elevare e ispirare gli altri attraverso le proprie scelte. E questo, a sua volta, rafforza il tessuto delle nostre comunità e del mondo. Esattamente. È un bellissimo ciclo di positività e compassione a cui tutti possiamo contribuire. Lo adoro. Mi fa venire voglia di essere più proattiva nel diffondere gentilezza ogni giorno. Anch'io. È incredibile quanta forza e decenza possano cambiare il mondo che ci circonda. Lezione 2. Routine mattutine. Ehi Anna, il mio viso è così rinfrescato dopo quello scrub per il viso.
Ciao John. Sembra adorabile. Anche a me farebbe comodo un buon scrub. Qual è il tuo segreto? Uso uno scrub esfoliante delicato con ingredienti naturali. Mi illumina davvero la pelle. Dovrei assolutamente provarlo. Dopo la mia routine mattutina, mi piace rifare il letto. Che ne dici di te? Lo stesso qui. Rifare il letto dà un senso di realizzazione fin dall'inizio della giornata. Assolutamente. È incredibile come un compito così semplice possa dare un tono positivo alla giornata. Giusto? E fa sembrare la stanza molto più ordinata. Cosa fai di solito dopo? Dopo aver rifatto il letto, mi piace godermi una tazza di tisana. Mi aiuta a svegliarmi serenamente. Sembra carino. Di solito vado a prendere una tazza di caffè forte per ricaricare la mia energia. Il caffè è un'ottima scelta. Aggiungete qualcosa di speciale. Mi piace aggiungere una spruzzata di latte e una spolverata di cannella. Aggiunge un buon sapore. Sembra delizioso. Di solito mi piace il mio tè al naturale, ma forse dovrei provare ad aggiungere anche qualcosa. Sicuramente. Sperimentare con i sapori può essere divertente. Hai dei preferiti per la colazione? Adoro la farina d'avena condita con frutta fresca e un filo di miele. È salutare e saziante. Sembra nutriente. Preferisco i toast, di solito lo condisco con avocado e uova in camicia. Il toast all'avocado è così alla moda. Ho sentito che è anche ricco di grassi sani. Lo è. Inoltre, mi mantiene pieno più a lungo, il che è ottimo per le mie mattine frenetiche. A proposito di impegni, pianifichi la giornata in anticipo mentre fai colazione? Sì, lo so. Mi piace annotare i miei compiti in un'agenda. Mi mantiene organizzato. Questo è un approccio intelligente. Faccio spesso una lista mentale, ma scriverla sembra più concreta. Assolutamente. Inoltre, cancellare le cose dalla lista dà una sensazione così soddisfacente. Lo fa davvero. Adoro quel senso di realizzazione. Cosa c'è in cima alla tua lista oggi? Ho una riunione da preparare e alcune commissioni da sbrigare. E tu? Devo finire un progetto di lavoro e poi andare in palestra per allenarmi. Sembra produttivo. Equilibrare lavoro e forma fisica è così importante. Lo è. Dopo un buon allenamento, mi sento sempre più energico per affrontare i miei compiti. Mi sento allo stesso modo. L'esercizio fisico può davvero migliorare l'umore e la concentrazione per la giornata a venire. Esattamente. Si tratta solo di iniziare la giornata con una nota positiva. E creando una routine mattutina che funzioni per noi. Fa una grande differenza. Lezione 3. Connessioni familiari. Ehi Anna, ti ricordi quando ho detto che i genitori di John e Jane erano molto gentili con me? Ciao John. Sì, me lo ricordo. Cosa li rendeva così accoglienti? Mi hanno trattato come una famiglia. Mi hanno offerto pasti deliziosi e condiviso storie meravigliose.
Sembra adorabile. Niente batte una calda atmosfera familiare. Che tipo di storie hanno condiviso? Principalmente sui loro viaggi ed esperienze di crescita. È stato affascinante conoscere le loro avventure. Adoro ascoltare storie di viaggio. È come vivere culture diverse attraverso gli occhi di qualcun altro. Esattamente. Inoltre, i loro aneddoti erano pieni di umorismo. Ha reso la cena così piacevole. È fantastico! John e Jane si sono uniti alla narrazione. Sì. Hanno aggiunto i loro divertenti colpi di scena, rendendola una conversazione vivace. Il loro umorismo è contagioso. Meraviglioso! Sembra una serata deliziosa. Hai imparato qualcosa di sorprendente? L'ho fatto. Hanno raccontato di come una volta si sono persi durante un viaggio, ma hanno finito per scoprire una gemma nascosta in un ristorante. Perdersi può portare alle migliori avventure. Mi hanno consigliato qualche piatto di quel ristorante? L'hanno fatto. Sono rimasti entusiasti di una pasta ai frutti di mare che apparentemente era fuori dal mondo. Adoro la pasta ai frutti di mare. Deve essere stato un pasto indimenticabile. Ti piace cucinare frutti di mare? Lo faccio. Mi piace sperimentare diverse ricette. Che mi dici di te? Non sono così esperto, ma adoro provare nuovi piatti ogni volta che posso. Questo è lo spirito. Cucinare significa provare e imparare. Hai un piatto preferito? Adoro fare il risotto. È cremoso e confortante. Inoltre puoi aggiungere vari ingredienti. Il risotto è delizioso. Richiede pazienza, ma il risultato finale è davvero gratificante. Vero. Mi piace sempre il processo, soprattutto quando gli amici si uniscono a me in cucina. Cucinare con gli amici lo rende ancora più piacevole. Organizzate spesso cene? Ci provo. È un ottimo modo per entrare in contatto con i propri cari e condividere del buon cibo. Assolutamente. Crea ricordi duraturi. Hai mai invitato John e Jane? Sì, sono venuti una volta e abbiamo passato una serata a base di pasta. È stato così divertente. Sembra delizioso. Sono sicuro che si sono divertiti. È bello invitare gli amici a cena. Sicuramente. Rafforza le amicizie e crea un senso di comunità. Parlando di comunità, pensi che cucinare insieme possa avvicinare le persone? Assolutamente. Cucinare insieme favorisce il lavoro di squadra e consente il legame attraverso esperienze condivise. Non potrei essere più d'accordo. Ogni pasto condiviso è un ricordo creato. E quei ricordi sono ciò che rende la vita così ricca e appagante. Esattamente. La vita è fatta di connessione, risate e, naturalmente, ottimo cibo. Lezione 4. Atti di gentilezza. Ehi Anna, volevo condividere la storia di uno sconosciuto che mi ha aiutato a trovare la mia strada quando ero completamente persa. Ciao John. Sembra intrigante. Cosa è successo?
Ero in una nuova città e il mio telefono è morto. Non avevo idea di come tornare al mio albergo. Oh no, deve essere stato stressante. Come ti ha aiutato lo sconosciuto? Una donna gentile ha notato che stavo lottando. Mi si è avvicinata e mi ha chiesto se avevo bisogno di assistenza. È commovente. È sempre bello incontrare persone disposte ad aiutare. Assolutamente. Non solo mi ha dato indicazioni, ma mi ha anche accompagnato per assicurarmi che arrivassi sano e salvo. Wow, è davvero generoso da parte sua. Hai avuto una bella conversazione lungo la strada? L'abbiamo fatto. Ha condiviso consigli sulla città e consigliato alcuni ristoranti locali. È fantastico. È come se avessi trovato un nuovo amico durante la tua avventura. Esattamente. Mi ha fatto capire come piccoli atti di gentilezza possano rallegrare la giornata di qualcuno. Sono completamente d'accordo. La gentilezza può creare connessioni nei luoghi più inaspettati. Hai mai avuto un'esperienza simile in cui qualcuno ti ha aiutato? Sì. Una volta sono stato sorpreso dalla pioggia senza un ombrello e uno sconosciuto si è offerto di condividere il loro. È così premuroso. Sono momenti come quelli che ripristinano la nostra fede nell'umanità. Sicuramente. Ci ricorda che siamo tutti coinvolti. Parlando di gentilezza, pensi che sia importante pagarla in anticipo? Assolutamente. Quando aiutiamo gli altri, si incoraggia un ciclo di gentilezza che può diffondersi in lungo e in largo. Giusto. Anche i piccoli gesti possono avere un grande impatto sulla giornata di qualcuno. Esattamente. Cerco sempre di tenere la porta aperta agli altri o di fare complimenti. Questi sono ottimi esempi. Non ci vuole molto per far sorridere qualcuno. E può anche rallegrare la tua giornata. La gentilezza è una situazione vantaggiosa per tutti. Hai mai organizzato un'attività di gruppo per diffondere la gentilezza nella tua comunità? L'ho fatto. Io e i miei amici una volta abbiamo fatto volontariato presso un banco alimentare locale, ed è stato davvero gratificante. Sembra incredibile. Il volontariato è un modo meraviglioso per entrare in contatto con gli altri e restituire qualcosa. Lo è davvero. Inoltre, ci apre gli occhi sulle esigenze della nostra comunità. Considereresti di fare di nuovo qualcosa del genere? Sicuramente. Credo che ogni piccolo contributo sia utile ed è gratificante contribuire. Mi piacerebbe unirmi a te la prossima volta. È sempre più divertente diffondere la gentilezza insieme. Sì, pianifichiamolo. Condividere queste esperienze può creare ricordi duraturi. Assolutamente. Aspiriamo ad altri atti di gentilezza e a rendere il mondo un po' più luminoso. Lezione 5. Soringai. Ehi Anna, sei mai stata affascinata dalle imprese dell'aviazione? Ciao John. Assolutamente. L'aviazione ha una storia così ricca. Cosa ha suscitato il tuo interesse? Di recente ho letto di Amelia Earhart. Sapevi che è nata nello stato americano del Kansas nel 1897? Sì, l'ho fatto.
È una figura così iconica nella storia dell'aviazione. Il suo coraggio è davvero stimolante. Lo è. È stata la prima aviatrice donna a volare in solitaria attraverso l'Oceano Atlantico. È un risultato incredibile. Davvero! Devono essere state necessarie abilità e determinazione immense per compiere quel volo. Esattamente. Il suo spirito avventuroso ha aperto la strada a molte donne nell'aviazione. Sapevi che è scomparsa durante un volo nel 1937? Sì, è uno dei più grandi misteri dell'aviazione. È triste che non sia mai stata trovata. Lo è. Nonostante ciò, la sua eredità continua a ispirare le future generazioni di piloti. Assolutamente. Ammiro il modo in cui all'epoca ha infranto le barriere e sfidato le norme sociali per le donne. Anch'io. È incredibile come abbia perseguito la sua passione nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare. Parlando di sfide, pensi che volare sia più impegnativo oggi o allora? Questa è un'ottima domanda. Sebbene la tecnologia sia notevolmente migliorata, il volo richiede ancora molta abilità e addestramento. Vero, i piloti oggi dispongono di strumenti avanzati, ma la responsabilità che hanno è ancora immensa. Esattamente. Inoltre, le normative e i protocolli di sicurezza sono diventati più severi. La sicurezza è fondamentale. È affascinante quanto l'industria aeronautica si sia evoluta nel corso degli anni. Lo è davvero. Mi chiedo cosa penserebbe Amelia dei progressi odierni nel campo dell'aviazione. Probabilmente sarebbe entusiasta di vedere fino a che punto siamo arrivati. È emozionante pensare al futuro del volo. Sicuramente. Con sviluppi come gli aerei elettrici e persino il turismo spaziale, le possibilità sembrano infinite. Il turismo spaziale sembra elettrizzante. Prenderesti mai in considerazione l'idea di andare nello spazio? Penso che lo farei. L'idea di vedere la Terra dallo spazio è incredibilmente affascinante. Che ne dici di te? Mi piacerebbe. È un'esperienza che capita una volta nella vita. Inoltre, i panorami devono essere mozzafiato. Riesci a immaginare la sensazione di assenza di gravità? Deve essere surreale. Assolutamente. È come un sogno diventato realtà per molti. Mi chiedo quali altre avventure ci attendono nell'aviazione. Solo il tempo lo dirà. Ma con pionieri come Amelia Earhart, credo che il cielo non sia il limite, è solo l'inizio. Lezione 6. Wanderlust Adventures. Ehi Anna, hai viaggiato in posti diversi di recente? Ciao John. Non l'ho fatto, ma ho in programma un viaggio il mese prossimo. Sono davvero emozionato. Sembra fantastico. Dove pensi di andare? Sto pensando di visitare l'Italia. Ho sempre voluto vedere la bellissima architettura e assaggiare la pasta autentica. L'Italia è una scelta meravigliosa. La storia e la cultura sono incredibili. Hai deciso quali città specifiche visitare? Sì, mi piacerebbe esplorare Roma e Firenze. Ho sentito tante cose incredibili su entrambi.
Ottime scelte. Le antiche rovine di Roma e l'arte di Firenze sono sicuramente imperdibili. Hai intenzione di visitare qualche museo? Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere la Galleria degli Uffizi a Firenze. Le opere d'arte che vi si trovano sono leggendarie. Lo è davvero. Chi è il tuo artista preferito? Adoro Leonardo da Vinci. La sua creatività e il suo genio sono semplicemente fonte di ispirazione. Da Vinci è una scelta geniale. Sono particolarmente affascinato dalle sue invenzioni. Sapevi che ha progettato una macchina volante? Sì, è incredibile quanto fosse lungimirante per il suo tempo. Parlando di invenzioni, hai qualche gadget da viaggio senza il quale non puoi vivere? Sicuramente. Il mio caricabatterie portatile è un vero toccasana. Non riesco a immaginare di stare senza il mio telefono mentre sono in viaggio. È così vero. Adoro anche usare cuffie con cancellazione del rumore sui voli lunghi. Rendono il viaggio molto più piacevole. Posso capire. È incredibile come la tecnologia possa migliorare le nostre esperienze di viaggio. Hai mai provato cibi locali durante il viaggio? Sì, provare la cucina locale è una delle mie parti preferite del viaggio. Ogni luogo ha sapori unici che raccontano una storia. Sono d'accordo. Qual è il piatto più memorabile che hai mangiato durante i tuoi viaggi? In Thailandia ho mangiato il più delizioso pad thai. La combinazione di sapori è stata indimenticabile. Sembra incredibile. Ho sentito che il cibo di strada in Thailandia è assolutamente da provare. Hai intenzione di provare il cibo di strada in Italia? Assolutamente. Non vedo l'ora di assaggiare il gelato fresco e la pizza autentica dei venditori locali. Gnam. Il gelato italiano è su un altro livello. Hai qualche consiglio di viaggio per gustare il cibo di strada in tutta sicurezza? Sì, mi assicuro sempre di scegliere bancarelle affollate con molti clienti. Di solito significa che il cibo è fresco e popolare. Questa è una strategia intelligente. Dovrò ricordarlo. Viaggia da solo o con qualcuno? Vado con un amico. È sempre più divertente esplorare nuovi posti insieme. Meraviglioso. Viaggiare con gli amici crea ricordi che durano una vita. Esattamente. Abbiamo già iniziato a pianificare il nostro itinerario ed è molto divertente. Posso immaginare. L'attesa di un viaggio è metà dell'emozione. Non vedo l'ora di sapere tutto sulle tue avventure al tuo ritorno. Lezione 7. Mastering Time. Ehi Anna, ultimamente ho pensato molto alla gestione del tempo. È un'abilità così cruciale. Ciao John. Sono completamente d'accordo. Faccio del mio meglio, ma a volte ho anche difficoltà a gestire il tempo. Può essere impegnativo. Cosa trovi più difficile nella gestione del tuo tempo? Spesso sottovaluto quanto tempo richiederanno le attività. Finisco per correre all'ultimo minuto. Questo è un problema comune. Ho iniziato a utilizzare un pianificatore per aiutarmi a allocare il tempo per ogni attività. L'hai provato? Non l'ho fatto, ma sono curioso. Come ha funzionato per te?
È stato un punto di svolta. Annotare le cose mi aiuta a visualizzare la mia giornata e a dare priorità alle attività. Sembra utile. Di solito mi affido alla mia memoria, che non è sempre la migliore idea. Ho capito. A volte, faccio una lista di cose da fare la sera prima. Mi aiuta a iniziare a correre al mattino. Ottima idea! Dovrei provarlo. Hai altri suggerimenti per una gestione efficace del tempo? Sicuramente. Stabilire scadenze specifiche per le attività può anche motivarmi a rimanere in pista. Interessante. Spesso mi concedo troppo margine di manovra, il che porta alla procrastinazione. La procrastinazione può essere un furtivo ladro di tempo. Cerco di suddividere le attività in segmenti più piccoli per renderle meno impegnative. Questo è un approccio intelligente. Fa sembrare le attività più gestibili. Ti ricompensi dopo aver completato le attività? Sì. Mi concedo una breve pausa o un piccolo spuntino. Mi mantiene motivato. Adoro quell'idea. Penso che inizierò a premiare anche me stesso. Qual è il tuo modo preferito per rilassarti? Mi piace leggere un buon libro o fare una breve passeggiata. Mi aiuta a schiarirmi le idee. Sono ottimi modi per rilassarsi. Guardo spesso un breve episodio del mio programma preferito come ricompensa. Sembra divertente. Fai solo attenzione a non guardare senza sosta e perdere la cognizione del tempo. Oh, lo so. È così facile lasciarsi trasportare. Imposterò un timer per me stesso. Buon piano. L'equilibrio è fondamentale. Pensi che la gestione del tempo influisca sulla tua produttività? Assolutamente. Quando gestisco bene il mio tempo, alla fine della giornata mi sento più produttiva e realizzata. Non potrei essere più d'accordo. È soddisfacente spuntare le cose dalla tua lista. Sì, mi dà un senso di realizzazione. Hai mai provato qualche app per la gestione del tempo? L'ho fatto. Ci sono alcune fantastiche app che aiutano a tenere traccia delle attività e a ricordarti le scadenze. Dovrò dare un'occhiata a quelli. La tecnologia può davvero aiutarci a rimanere organizzati. Sicuramente. Con gli strumenti e le strategie giusti, padroneggiare la gestione del tempo è totalmente realizzabile. Mi sento ispirata. Facciamo un patto per migliorare insieme le nostre capacità di gestione del tempo. Adoro quell'idea. Con il supporto reciproco, possiamo sicuramente fare progressi. Lezione 8. Accesso a tutte le aree. Ehi Anna, hai sentito parlare del nuovo parco divertimenti appena aperto? Ciao John. Sì, ne ho sentito parlare molto. Sembra così divertente. Lo fa davvero. Stavo pensando di andarci questo fine settimana. Sei interessato? Mi piacerebbe, ma ho sentito che c'è un biglietto d'ingresso. Ma quanto costa? Sì, c'è un biglietto d'ingresso, ma ho un abbonamento stagionale, quindi sei coperto. Wow, è fantastico! Non sapevo che avessi un abbonamento stagionale. Come l'hai ottenuto?
L'ho comprato durante l'Early Bird Special. È un ottimo affare se hai intenzione di visitarlo più volte. Sembra intelligente. Potrei prendere in considerazione l'idea di comprarne uno anch'io. Qual è la tua corsa preferita lì? Sono un grande fan delle montagne russe. Ce n'è uno nuovo chiamato The Thunderbolt e sembra elettrizzante. Le montagne russe sono esilaranti. Mi piace la scarica di adrenalina. Hai provato la ruota panoramica? Non ancora, ma ho sentito che i panorami dall'alto sono spettacolari. Ho intenzione di provarlo questa volta. Sicuramente. È bello prendersi una pausa dalle corse veloci e godersi il paesaggio. Esattamente. Inoltre, è un ottimo posto per alcune foto. Pensi che porterai la tua macchina fotografica? Assolutamente. Adoro immortalare i ricordi. Sarà divertente rivedere quelle foto più tardi. Di sicuro. E possiamo condividerli con amici che non hanno potuto unirsi a noi. È un'ottima idea. A proposito di amici, dovremmo invitare qualche altra persona. Sì, più è, meglio è. Penso che sarà una fantastica gita di gruppo. Sono d'accordo. È sempre più piacevole condividere esperienze con gli amici. Manderò un messaggio a un paio di amici per vedere chi è interessato. Hai qualcuno in mente? Penso che Sara vorrebbe unirsi a noi. È un amante del brivido proprio come noi. Perfetto. Mi metterò in contatto con lei. Che ne dici degli snack? Hai intenzione di portarne qualcuno? Potrei portare della frutta e dei panini. Sono facili da mettere in valigia e salutari. Ottima idea. Porterò anche degli snack, magari delle patatine e delle bevande per noi. Sembra un piano. Un picnic al parco sarebbe delizioso tra una passeggiata e l'altra. Assolutamente. Sarà un bel modo per ricaricarsi. Hai qualche giro che esiti a provare? Sono un po' nervosa per le giostre da spinning. Mi fanno sempre venire le vertigini. Ho capito. Gli spinning ride possono essere intensi. Possiamo saltarli se preferisci. Grazie, John. Lo apprezzo. Preferisco limitarmi a quelli più divertenti. Nessun problema. Ci assicureremo di divertirci un mondo mantenendolo piacevole per tutti. Non vedo l'ora. Sarà una giornata piena di risate e ricordi divertenti. Esattamente. Facciamo in modo che sia un'avventura da ricordare. Lezione 9. Il potere delle conversazioni. Ehi Anna, oggi è stata una giornata così lunga. Ciao John. Posso immaginarlo. A volte una lunga giornata sembra estenuante. Cosa è successo? Avevo riunioni consecutive al lavoro. Mi sembrava di parlare senza sosta. Sembra intenso. Però trovo spesso che parlare possa essere piuttosto terapeutico. Assolutamente. Condividere i pensieri con gli altri aiuta davvero ad alleggerire il carico. Ti sei mai sentito così? Sì, sicuramente. Qualche volta,
sfogarmi sulla mia giornata è un enorme sollievo. Esattamente. È come una terapia senza appuntamento. Di cosa parli di solito? Parlo spesso delle mie sfide o dei momenti divertenti della giornata. Mi aiuta ad avere una prospettiva. Questo è un ottimo approccio. Trovo che l'umorismo possa davvero alleviare la tensione. Hai una storia divertente recente? Oh, proprio ieri ho accidentalmente rovesciato del caffè sulla mia scrivania. Era un disastro. Oh no. Ma scommetto che al momento era divertente. Sei riuscito a ripulirlo velocemente? L'ho fatto. Stavo ridendo di me stesso mentre cercavo di evitare che il mio computer si bagnasse. Questo è lo spirito. Le risate migliorano anche le situazioni più complicate. Hai pensato di condividere altri di quei momenti? L'ho fatto. Sto pensando di aprire un blog per condividere le mie esperienze quotidiane e le mie storie divertenti. Sembra un'idea fantastica. La scrittura può essere un ottimo sbocco per la creatività e la riflessione. Esattamente. Inoltre, potrebbe aiutare altri che possono relazionarsi con situazioni simili. Di sicuro. È sempre bello sapere che non sei solo nelle tue esperienze. Come chiameresti il tuo blog? Sono propenso a Everyday Adventures. Cattura l'essenza della mia vita quotidiana. Lo adoro. Quel titolo è accattivante e invitante. Lo leggerei sicuramente. Grazie, John. Avrò bisogno del tuo supporto per iniziare. Pensi che lo leggeresti? Assolutamente. Sono sempre pronto per una buona lettura, soprattutto se si tratta di umorismo. Ottimo. Ti terrò aggiornato sui miei progressi. Hai mai pensato di aprire un blog? Non l'ho fatto, ma ci ho pensato. A volte ho delle intuizioni che vorrei condividere. Dovresti provarci. Su quali argomenti scriveresti? Penso che scriverei di consigli sullo sviluppo personale e sulla produttività. Mi piace aiutare gli altri a migliorare. Questo è un argomento prezioso. Molte persone sono alla ricerca di una guida in queste aree. Grazie. Credo che condividere esperienze possa davvero dare potere agli altri. Dovremmo motivarci a vicenda. Sì, sarebbe divertente scambiare idee e sostenerci a vicenda nei nostri viaggi di scrittura. Sicuramente. Poniamoci l'obiettivo di avere i nostri blog attivi e funzionanti entro la fine del mese. Adoro questa sfida. Ci manterrà responsabili e ispirati. Esattamente. Ecco le nostre avventure creative che ci attendono. Lezione 10. Risolvere insieme i problemi. Ehi Anna, ho appena installato la mia nuova stampante, ma sembra un po' stravagante. Ciao John. Sembra frustrante. La stampa è corretta o hai problemi? Non verrà stampato affatto. Mi chiedo se c'è qualcuno pronto ad aiutarmi in caso di problemi.
La maggior parte dei posti dispone di supporto tecnico. Hai controllato il manuale utente? Potrebbe avere qualche consiglio. L'ho dato un'occhiata, ma è un po' confuso. A volte quei manuali sono più complicati del problema stesso. Ti capisco benissimo. Usano spesso un gergo complicato. Hai provato a spegnerlo e riaccenderlo? Sì, ho provato quel trucco classico. Ma si rifiuta comunque di collaborare. Questo è un peccato. A volte le stampanti hanno solo bisogno di un piccolo incoraggiamento. Hai controllato se è connesso al Wi-Fi? Buon punto. Lo ricontrollerò. A volte dimentico di riconnettermi dopo un ripristino. Succede ai migliori di noi. Se è connesso, forse il problema riguarda i driver. Cosa intendi per autisti? I driver sono come il traduttore tra il computer e la stampante. Se sono obsoleti, la stampante potrebbe non funzionare. Ah, capisco. Cercherò di aggiornare i driver. Sembra un piano solido. Di solito aiuta. Se tutto il resto fallisce, puoi sempre contattare l'assistenza clienti per ricevere assistenza. Questo è vero. Spero che non mi mettano in attesa troppo a lungo. Ho sentito storie dell'orrore. Posso capire. A volte sembra un'eternità, ma di solito hanno consigli utili una volta arrivati. Terrò le dita incrociate. Se non riesco a capirlo, potrei aver bisogno di prendere in prestito la tua stampante. Siete i benvenuti. Assicurati solo di restituirlo intero. Certo. Non rischierei mai di perdere un amico per un malfunzionamento della stampante. Questo è lo spirito. Hai pensato di ottenere una garanzia? Potrebbe risparmiarti un sacco di problemi in seguito. Non l'ho ancora fatto, ma è una buona idea. Lo prenderò in considerazione, soprattutto dopo questa esperienza. È sempre meglio prevenire che curare. Inoltre, ti dà tranquillità. Assolutamente. Ci darò sicuramente un'occhiata. Grazie per tutti i suggerimenti, Anna. Quando vuoi, John, fammi sapere come va con la stampante. Lo farò. Incrociamo le dita per un'esperienza di stampa fluida. Lezione 11. The Cozy Exchange. Ehi Anna, fuori fa piuttosto freddo. Vuoi prendere in prestito il mio cappotto? Ciao John. È molto gentile da parte tua, ma per ora sto bene. Ho un maglione. Ne sei sicuro? Fa davvero freddo. Fammi avere il cappotto se dopo senti freddo. Lo apprezzo, ma potrei aver bisogno di scaldarmi un po'. Ma andiamo a prendere della cioccolata calda? Sembra perfetto. Niente di meglio di una bevanda calda in una giornata fredda. Vuoi andare adesso? Sì, prima fammi togliere le scarpe. Preferisco sentirmi a mio agio mentre chiacchieriamo. Buona idea. È sempre bello sentirsi rilassati, soprattutto quando si gusta una cioccolata calda.
Esattamente. Inoltre, rende l'intera esperienza più accogliente. Hai un posto preferito per la cioccolata calda? Adoro quel piccolo caffè in centro. La loro cioccolata calda è ricca e cremosa. Conosco quello giusto. Hanno anche quei fantastici marshmallow, vero? Sì. Sono un must. Ne potrei mangiare una bustina intera. Lo stesso qui. È come una dolce nuvola nella tua bevanda. Ti piace aggiungere qualcosa di speciale al tuo? A volte aggiungo una spolverata di cannella per dare un tocco in più. Che mi dici di te? Di solito mi piace così com'è, ma volevo provare ad aggiungere la menta piperita. Sembra delizioso. La menta piperita può darle un tocco festivo, soprattutto in questo periodo dell'anno. Esattamente. Aggiunge un tocco rinfrescante. Assicuriamoci di ordinare alcuni extra. Assolutamente. E forse possiamo condividere anche una fetta di torta. Hanno un'ottima selezione. È un'ottima idea. Condividere è sempre più divertente, soprattutto con prelibatezze. D'accordo. Prendo la cioccolata calda e tu puoi scegliere la torta. Perfetto. Sceglierò qualcosa di cioccolatoso da abbinare al tema. Sembra un piano delizioso. Sento già il calore solo a pensarci. Lo stesso qui. Sbrighiamoci prima che si raffreddi troppo da queste parti. Giusto. Sono entusiasta della nostra piccola avventura con cioccolata calda. Lezione 12. L'avventura alla cassa. Ehi Anna, sono appena tornato dal negozio di alimentari ed è stata una bella esperienza. Ciao John. Cosa è successo? Hai trovato tutto quello che ti serviva? Soprattutto, ma ho avuto qualche problema alla cassa. Oh no. Cosa è andato storto alla cassa? Beh, ero in fila e all'improvviso il registro ha iniziato a emettere un segnale acustico pazzesco. Sembra allarmante. È stato un problema tecnico o qualcosa del genere? Sì. Credo che il cassiere abbia accidentalmente scansionato le mie banane 2 volte. Mi sembrava di essere in uno sketch comico. È esilarante. Hai dovuto spiegarlo alla cassiera? L'ho fatto. Ho detto, ti prometto che non sto cercando di rubare banane. E tutti hanno riso. È un ottimo modo per gestirlo. L'umorismo può davvero alleggerire l'umore. Esattamente. Dopodiché, il cassiere è stato super gentile. Mi ha anche raccontato una barzelletta mentre risolveva il problema. Che bello! È sempre bello quando le persone possono ridere insieme, anche in un negozio affollato. Giusto? E poi ho capito che avevo dimenticato di prendere del latte. Ho dovuto tornare di corsa verso il corridoio. Oh no! Sei tornato indietro nel tempo? A malapena. La cassa si trova davanti al negozio vicino all'ingresso, quindi ho dovuto affrettarmi. Posso immaginare. Sei riuscito a procurarti il latte prima che chiamassero il tuo nome? Sì.
Sono tornato appena in tempo. Mi sentivo come se fossi in gara. Che giornata! Sembra che tu abbia avuto una bella avventura al negozio. Lo era davvero. Me ne sono andato con tutto ciò di cui avevo bisogno e una storia divertente da raccontare. Questa è la parte migliore. A volte i piccoli contrattempi creano i ricordi più belli. Assolutamente. Penso che ricorderò questo viaggio a fare la spesa per molto tempo. Ti capita spesso di vivere avventure come queste quando vai a fare shopping? Non sempre, ma quando accadono, rendono sicuramente le cose interessanti. Questo è vero. È bello trovare l'umorismo nelle situazioni quotidiane. Sicuramente. È tutta una questione di prospettiva, giusto? Esattamente. La vita è più piacevole quando possiamo ridere delle piccole cose. Non potrei essere più d'accordo. Un saluto ad altri divertenti viaggi di shopping in futuro.